Ciao! Oggi vorrei insegnarti una tecnica che può esserti di aiuto quando hai bisogno di rilassarti, la respirazione quadrata. Sono Patrizia Pietropaolo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. La respirazione quadrata è una tecnica utile per calmare la tua mente e per attenuare la tua reattività in una situazione specifica, arrivando così ad ottenere una sensazione di calma. Può essere praticata da tutti, tranne che dalle donne in stato di gravidanza. Quindi, anche se non hai mai fatto pratica di meditazione, di rilassamento o di respirazione consapevole, puoi utilizzare facilmente la respirazione quadrata ogni volta che ne sentirai il bisogno e sarà il primo passo che facciamo insieme per ritrovare il tuo benessere psicofisico. Ti chiederai, ma perché una tecnica di respirazione? Già respiro, ma come? Hai fatto caso però che quando provi, un po' come tutti, dei momenti di stress, ansia o panico, il tuo respiro diventa all'improvviso più veloce e quindi è più superficiale e hai il fiato corto? Cosa puoi fare per evitare che ciò accada? Lo sai che bisogna agire proprio sulla respirazione? Come? Controllandola, rendendo la respirazione un atto consapevole piuttosto che un atto involontario, così da renderla profonda e calma, in modo che lo stress o l'ansia che stai provando diminuiscano. La situazione stressante o ansiogena ovviamente rimarrà la stessa, non è che puoi agire sempre sulle cause esterne, ma se sarà la tua reazione a cambiare nei confronti dello stesso evento, è questo ciò che realmente conta. Prima di mostrarti la tecnica della respirazione quadrata, devo insegnarti però la respirazione addominale diaframmatica profonda, che è alla base di questa tecnica. Se hai provato un po' come tutti dei momenti di stress, magari non ci hai fatto caso, ma se ci pensi bene ti ricorderai come il tuo respiro all'improvviso diventi più veloce, magari anche più superficiale. Invertendo questa situazione, agendo cioè sul respiro, controllandolo e rendendolo calmo e profondo, anche lo stress diminuirà. La respirazione addominale diaframmatica profonda, che vorrei insegnarti adesso, è fondamentale per aiutarti a trovare uno stato di calma, favorendo quindi la diminuzione di tutte le conseguenze negative che lo stress porta con sé. Imparare dunque la respirazione addominale o diaframmatica rappresenta un cambiamento importante e fondamentale. Come fai allora ad essere sicuro di respirare con il diaframma? È semplice, metti una mano sul tuo addome e poi inspira con il naso, espira con la bocca. Se stai inspirando nel modo corretto, la mano si solleverà spinta dall'addome, quindi non è il tuo torace che deve espandersi, ma la tua pancia. Proviamo a farlo insieme. Mano sull'addome, inspira con il naso, espira con la bocca. Adesso passiamo all'applicazione della tecnica completa. Si chiama respirazione quadrata perché è come se tu prendessi una matita e disegnassi un quadrato e ad ogni lato di questo quadrato abbinassi un atto respiratorio o una pausa. Adesso immaginiamo di disegnarlo insieme, come se lo stessimo facendo su un foglio davanti a noi. Inspirare 4 secondi. Trattenere a polmoni pieni 4 secondi, espirare 4 secondi, trattenere a polmoni vuoti 4 secondi. Hai visto? Abbiamo disegnato un quadrato. Tutti i lati sono dunque uguali. Vediamo adesso come fare nella pratica. Allora, mettiti comodo, ti spiego. Una mano sul tuo addome e l'altra sul petto. Ricordati, come ho detto prima, che se inspiri correttamente è la mano sulla tua pancia che si solleverà perché è spinta dal tuo addome, come ti ho mostrato. Quindi pensa al quadrato che abbiamo disegnato insieme ed inspira, trattieni, espira e trattieni ogni volta per 4 secondi. Adesso prova tu e segui la mia voce.
Inspira, 2, 3, 4. Trattieni, 2, 3, 4. Espira, 2, 3, 4. Trattieni, 2, 3 e 4. Hai avuto qualche difficoltà? La prima volta è normale. Prova di nuovo a farlo insieme a me. Segui la mia voce. Inspira, 2, 3, 4. Trattieni, 2, 3, 4. Espira, 2, 3, 4. Trattieni, 2, 3 e 4. Ancora. Inspira, 2, 3, 4. Trattieni, 2, 3 e 4. Espira, 2, 3 e 4. Trattieni, 2, 3 e 4. Com'è andata? Se all'inizio noti qualche difficoltà a trattenere il respiro per 4 secondi, non importa, puoi diminuire i secondi e portarli a 3 per ogni fase, per poi tornare a 4 non appena ti sentirai più a tuo agio e ti risulterà più semplice. L'importante infatti è che tu mantenga l'equilibrio tra le varie fasi, che devono avere la stessa durata, è un quadrato, ricordi? I lati devono essere tutti uguali. Proviamo adesso a fare insieme la stessa tecnica ma su base 3. Inspira, 2, 3. Trattieni, 2, 3. Espira, 2, 3. Trattieni, 2, 3. Inspira, 2, 3. Trattieni, 2, 3. Espira, 2, 3. Trattieni, 2, 3. Ti è risultato più semplice? Bene, continua a praticare così questa respirazione in modo che potrai passare ad attuare la tecnica usando i 4 secondi. Una domanda poi che molti mi fanno a questo punto è: ok, fin qui tutto bene, sono in un ambiente tranquillo, sono a casa e non sono stressato, ma riuscirò a fare la stessa cosa quando ne avrò veramente bisogno, quando sarò sotto stress o magari quando mi renderò conto che sto iniziando ad avere un attacco di ansia o di panico? La risposta è sì, ci riuscirai, ovunque tu sia. Esercitati però prima a casa, in modo da imparare bene come si fa. Oltretutto, se ti rilassi un po', anche se non ne senti un bisogno urgente, non ti farà male di sicuro, anzi. Se poi pratichi tanto, ti succederà come quando hai imparato a guidare la macchina. Ti ricordi? All'inizio non continuo a pensare adesso devo accelerare, premo la frizione, cambio la marcia, insomma. Dovevi pensare qualsiasi azione sempre prima di compierla. Ora invece fai tutto senza accorgertene, non è vero? È perché queste azioni sono ormai diventate automatiche. La stessa cosa semplicemente capiterà anche per la pratica della respirazione, vedrai, e con notevoli benefici. All'inizio dovrai pensarci un attimo prima di metterla in pratica in situazioni di stress o in situazioni che ti infastidiscono. Con il tempo però e l'esercizio vedrai che questo tipo di respirazione diventerà un automatismo che ti permetterà di reagire con consapevolezza e con calma alle situazioni che prima ti facevano agitare e verso le quali avevi reazioni disadattive non adeguate, ritrovando così il tuo equilibrio e una piacevole sensazione di serenità e benessere. Prova anche tu, vedrai che quando avrai imparato la respirazione diaframmatica non tornerai più indietro. Ciao, a presto!